Ciao a tutti, benvenuti su Mentitaro. Con l'interattivo di oggi esploriamo le energie per il mese di aprile 2022. Come al solito abbiamo 3 varianti fra cui scegliere. Oggi mi sono concentrata sul tema del verde, per cui la prima è la venturina verde, la seconda è il diaspro rosa e verde e il terzo è la fluorite verde. Come sempre vi consiglio di fermare un attimo il video per scegliere con calma, ma comunque seguendo il vostro istinto, la variante che vi comunica di più. Dopodiché potete scorrere il video al capitolo che la descrive. E noi ci vediamo dopo. Ciao! Iniziamo con la prima variante, quella della venturina verde. Vediamo subito le energie generali per tutto il mese. E abbiamo il benevolo sovrano della terra. Beh, è una bella carta, una carta che richiama un po' il re di denari nel mazzo dei tarocchi, ovvero c'è questo sovrano che sta a rappresentare l'autorità nell'ambito materiale, che sta seduto in un trono in mezzo al bosco, quindi indica potere, indica riuscita, arrivo a un certo stadio di benessere e di riconoscimento anche a livello sociale. È soprattutto una carta, diciamo, beneaugurante per quanto riguarda appunto i temi più pratici, più materiali della vita. Vediamo adesso i dettagli con i tarocchi. Dunque, all'inizio del mese abbiamo l'otto di spade in apertura, la giustizia e il 9 di bastoni. Verso la metà del mese abbiamo il 9 di spade, il 7 di spade e il 2 di denari. E alla fine del mese abbiamo il 7 di denari, il 9 di coppe e la carta della morte. E la carta generale del mese è il 5 di coppe. Dunque, io vedo per 2/3 del mese, quindi fino alla metà del mese, mettiamola così, anche un pochino più, appunto, tipo 2/3, molte preoccupazioni relative a come se voi vi sentiste intrappolati in una situazione che non vi piace, che vi preoccupa soprattutto. C'è l'otto di spade in apertura che indica proprio che vi sentite intrappolati, come se non trovaste la soluzione in una situazione insoddisfacente per voi. Vi sentite sotto attacco, sentite che dovete ancora difendervi, dico ancora perché questa è una carta di passate battaglie dove il protagonista ancora si sta difendendo, quindi cioè la vostra preoccupazione viene da giorni precedenti, insomma, al mese di aprile. È una cosa che vi sta ancora danneggiando psicologicamente, vi sentite appunto sotto attacco, sentite che non avete la vostra, come dire, il vostro valore non è riconosciuto, non avete giustizia, non avete ciò che meritate e non sapete appunto come reclamare ciò che meritate. Per alcuni di voi può essere proprio un problema legale anche che vi preoccupa,
se è un problema legale in particolare, a metà mese vedo che vi preoccupate soprattutto perché magari avete fatto qualcosa non particolarmente in linea con le regole, nel senso che il 7 di spade solitamente indica un po' un andare oltre le regole. Ovviamente questa è una interpretazione che vale solo per alcuni di voi. In generale il 7 di spade insieme al 2 di denari indica appunto che e con il 9 di spade, queste due carte indicano in particolare il 9 di spade e il 7 di spade un pensare, un cercare di capire come agire, un pensare eccessivamente. Sono dei pensieri che vi tengono svegli la notte o comunque diciamo come metafora, che vi preoccupano molto, pensate eccessivamente alla radice dei vostri problemi e cercate in maniera anche eccessiva di trovare una soluzione, appunto di trovare di cercare di capire come trovare, ottenere ciò che meritate con il 2 di denari. E in generale, diciamo, il 7 di spade indica proprio un cercare una strategia. Però la fine del mese vede che in realtà ci sarà un cambiamento e troverete appunto questa soluzione con molta soddisfazione grazie al 9 di coppe. Il 7 di denari indica appunto che tutto ciò, tutti questi 2/3 del mese sono stati necessari per ottenere appunto i frutti del 9 di coppe. Quindi insomma in generale direi che a fine del mese riuscite a trovare la soluzione ai vostri problemi, a ottenere ciò che desideravate grazie appunto a un cambiamento molto profondo alla fine delle vostre preoccupazioni, come segnalata la carta della morte. È un arcano maggiore, indica proprio la fine delle preoccupazioni, quindi un cambiamento profondo. Il 5 di coppe indica in generale appunto questa preoccupazione che vi tormenta un po' tutto il mese, tutti i 2/3 del mese, però appunto il 9 di coppe insieme al sovrano della terra indica la fine che otterrete ciò che vi interessa anche sul piano materiale, che vi darà una forte soddisfazione emotiva con il 9 di coppe, che è notoriamente la carta dei desideri realizzati. E in questo caso direi che un po' rappresenta questo significato. Quindi insomma le carte vi consigliano di sì, cercare una soluzione sicuramente, però senza angosciarvi tanto, perché insomma alla fine le cose arrivano come devono arrivare. Con il 7 di denari, il 7 di denari indica che comunque sì, ci vuole tempo, quindi dovete aspettare sicuramente la fine del mese, però in generale insomma è un processo naturale. Questi ritardi sono dei processi naturali che non vi devono preoccupare più di tanto. Questo in linea generale. A livello lavorativo appunto c'è una forte preoccupazione, probabilmente per alcuni di voi riguarda proprio il fatto di non sentirvi riconosciuti al lavoro, di essere stati considerati non come meritate, vi sentite un po' intrappolati in una situazione lavorativa che non vi piace e sentite anche che dovete mettervi un po' sulla difensiva con il 9 di bastoni. La carta della giustizia indica proprio il concetto di cercare una compensazione che voi considerate giusta, ecco, o comunque un riconoscimento giusto. A metà mese appunto siete molto preoccupati, cercate di capire come dovete comportarvi, magari
pensate anche di non di essere, diciamo, di trovare una soluzione che non sia neanche tanto conforme alle regole. Vi consiglio di evitarlo perché solitamente questa carta indica che piani di questo tipo solitamente falliscono. Vedete, questa persona tiene sta rubando delle spade, no? Ehm, Però le tiene con le mani sulla lama, cosa molto buffa, perché appunto si ferisce, no? Questo sta a indicare l'ambivalenza di questa carta, ovvero la necessità di una strategia, però di fare molta attenzione perché può essere anche dannosa per voi. Quindi sicuramente potete strategizzare, però in questo caso vi sta danneggiando perché vi preoccupa molto questa ricerca di una soluzione, appunto. Cercate di trovare una specie di bilanciamento anche a livello lavorativo. Vi vedo molto preoccupati perché magari siete anche sotto stress, avete molte cose a cui pensare e non riuscite appunto a gestire tutto. Però appunto a fine del mese vedo che alla fine, dopo tutto questo tempo, riuscirete a ottenere un cambiamento a livello lavorativo molto importante. Per chi è appunto dipendente avrà dei riconoscimenti al lavoro, avrà anche a livello materiale dei riconoscimenti. Per chi è in proprio magari dei clienti, l'acquisizione appunto di clienti, comunque un cambiamento importante che porterà alla fine di questo periodo di preoccupazioni. Questo 5 di coppe indica che non vi sentite all'altezza della situazione che state affrontando. In realtà le risorse le avete, non tutto sicuramente, però avete le risorse su cui puntare. Il 5 di coppe è un po' l'atteggiamento dell'autocommiserazione, no? Che sì, per carità, è naturale, cioè, lo passiamo tutti prima o poi, però appunto non vi aiuta ad andare avanti. Quello che questa carta vi sta dicendo è che in realtà potete attraversare questo ponte che c'è qui alle spalle del personaggio per trovare la soluzione, perché avete appunto ancora delle risorse con voi, che sono le due coppe ancora in piedi. Invece voi state guardando alle tre coppe vuote a terra, no? Che indica ciò che avete perduto, ciò che non avete mai avuto. In realtà appunto avete delle risorse su cui puntare e alla fine i vostri sforzi saranno ricompensati con appunto il 9 di coppe. A livello sentimentale vedo appunto molta preoccupazione, potreste magari anche essere gelosi, ma in generale vedo per chi non è in coppia, non vedo grosse novità per 2/3 del mese. Può esserci appunto un incontro interessante alla fine del mese che vi può dare soddisfazione, però appunto non è ancora presto per dire se sarà una storia o altro. Per chi è in coppia vedo molte preoccupazioni all'interno della coppia, ci sono probabilmente varie decisioni da prendere anche a livello, diciamo, di pratico all'interno della coppia. C'è un problema di responsabilità che non sono ben bilanciate, però anche in questo caso vedo che alla fine questi problemi all'interno della coppia, questo diciamo sbilanciamento di responsabilità, di doveri, troverà una soluzione e alla fine del mese ci sarà appunto ehm, un bilanciamento, insomma troverete finalmente come
bilanciare i doveri con il vostro partner. Io il 9 di coppe lo vedo proprio come anche una fase di un momento di piacere con il vostro partner, magari riuscite finalmente a prendere alcuni giorni insieme al vostro partner per fare una vacanza o un weekend fuori, perché appunto magari un po' per tutti, però soprattutto in questo caso vi vedo un po' stressati durante tutto il mese, quindi magari appunto con la Pasqua eccetera riuscite a rilassarvi un attimo con il vostro partner. Vediamo adesso cosa ci dice la carta degli archetipi, su che atteggiamento è meglio tenere questo mese. E abbiamo la carta del seeker, cioè del cercatore. È carino perché sembra un po' un beduino del deserto, no? Quello che vaga nel deserto. E questa è una carta che un po' riprende il concetto dell'eremita dei tarocchi, ovvero di un trovare, un cercare la soluzione, però appunto senza vagare con la mente, perdersi nei meandri appunto del deserto, ovvero cercare sicuramente darsi a fare per cercare una soluzione, però senza pensare in maniera stressata su questa, perché in ogni caso arriverà alla fine del mese o comunque arriverà senza, cioè i vostri pensieri, questo macro attività mentale alla fine vi fanno più danni che altro, quindi eh, lavorare per trovare una soluzione sicuramente, però senza preoccupazioni eccessive, perché queste preoccupazioni eccessive vi ostacolano e basta, vi danno dei pensieri stressanti, poi sapete, vi abbassano le energie, più pensiamo in maniera negativa, più attraiamo situazioni negative. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci alla seconda variante, quella del diaspro rosa e verde. E vediamo subito le energie generali per questo mese. E abbiamo il messaggero dell'acqua. È una carta che indica un po' un periodo di noia, di fatica un po' mentale, ecco, non si ha l'energia molto alta, quindi ci sono dei problemi di mettersi in azione, ecco, mettiamola così. È un po' il 4 di coppe nei tarocchi, quindi un po' di appunto indolenza, di noia, di malinconia. Vediamo adesso cosa ci dicono i tarocchi nei dettagli. E abbiamo in apertura la regina di bastoni, l'asso di bastoni, il cavaliere di bastoni, e poi a metà mese abbiamo il 3 di coppe, il 10 di denari, la carta della morte, la carta del diavolo a fine mese, il 3 di denari e la carta dell'imperatore. E come carta generale di tutto il mese abbiamo il cavallo di spade. Dunque, a inizio mese c'è una grande energia. Sono tutte e tre carte di bastoni, abbiamo la regina, il cavaliere, l'asso di bastoni. Vi vedo in energia molto attiva, invece
contrapposizione a questa del Messaggero dell'Acqua. Vedo un nuovo inizio, una nuova idea, una nuova attività, molta carica con l'Asso di Bastoni, che è proprio notoriamente una carta di vivacità, di attività, di azione da intraprendere. Tutte queste azioni avranno un compimento a metà mese, cioè questo progetto verrà a chiudersi a metà mese con la carta della morte e del 10 di denari, che indica appunto la chiusura di qualcosa proprio anche di concreto. Con il 3 di coppe si vede proprio che è una chiusura di questo progetto, di questa attività, una chiusura felice, perché appunto c'è la celebrazione con il 3 di coppe, si vede con l'ombra, ecco, e vi darà anche dei riconoscimenti a livello sociale con il 10 di denari, che indica appunto proprio la inclusione all'interno di un contesto sociale ben preciso in maniera felice. Quindi sono tutte attività che andranno a finire. Però a fine mese vedo che una collaborazione che può essere la stessa richiamata dal 3 di coppe, che in questo caso è invece segnalata dal 3 di denari, è una collaborazione che vi costringe un attimo, vi limita un attimo con la carta del diavolo e la carta dell'imperatore al lato. Sono due forze, tutte e due, che indicano costrizione, regole da seguire, paletti che vi limitano un attimo, e quindi direi che questo è un po' il problema che troverete a fine mese, che vi darà un po' di insoddisfazione, come dire, sì, insoddisfazione emotiva soprattutto, cioè non di frustrazione, ecco, mettiamola così, che è un po' richiamata appunto dal Messaggero dell'Acqua. E questo si trova appunto a fine mese. Il Cavaliere di Spade qui indica appunto questa vivacità, questa volontà di agire, che è soprattutto richiamata all'inizio del mese con il Cavaliere di Bastoni e l'Asso di Bastoni. Quindi queste due sono molto in linea. In generale direi che questo Cavaliere di Spade indica una volontà anche di togliersi un po' da questa rigidità che trovo nella vostra vita a fine mese. Quindi mettiamola così, ci sono delle attività nuove, entusiasmanti, che iniziano all'inizio del mese, si concluderanno circa a metà mese, e poi la fine del mese vi vede invece un po' frustrati, un po' costretti, un po' ingabbiati. Per molti nell'attività soprattutto lavorativa, però sicuramente nella interazione con altre persone. Questo in linea generale. A livello lavorativo, appunto, c'è un nuovo progetto che implica tante attività, tanta energia, una collaborazione con dei colleghi molto proficua, è un progetto anche creativo che verrà a dare dei frutti sia a livello pecuniario che a livello di prestigio importanti a metà mese. Si concluderà in generale questa attività in maniera felice a metà mese. La carta della morte indica comunque la fine di qualcosa, che può essere sia la fine del progetto in se stesso, lavorativo, sia la fine di una collaborazione felice, perché comunque appunto a fine mese questa collaborazione la vedo diventare un po' come dire, limitante, con molti paletti, vi sentite troppo dipendenti dalle persone con cui lavorate, che comunque vi danneggiano, o almeno così lo sentite voi, non vi fanno crescere perché vi danno troppi
troppe regole, troppi paletti, e avete appunto la necessità di respirare, di cambiare. Di cambiare un po' aria, di liberarvi un attimo. Questa è un po' la sensazione che mi dà questo cavaliere di spade. A livello sentimentale c'è una forte passione a fine mese con questi due personaggi che vanno l'uno verso l'altro, sono tutte e due persone molto passionali, quindi insomma vi trovate sia che siate single, sia che siete già in coppia, un ritorno della passione che appunto è esaltato dall'asso di bastoni, che è chiaramente un simbolo fallico. Quindi sicuramente a fine mese, sì, scusate, all'inizio del mese c'è questo incontro, questo ritorno della passione se siete in coppia, che è molto appunto passionale. Insieme a questa persona andrete anche ad avere un'attività sociale, delle uscite con altre persone, però se a fine mese vi vedo che sentite un po' eccessivamente questa relazione un po' più problematica del dovuto. Dunque, se siete all'inizio di una frequentazione, il diavolo e l'imperatore indicano che comunque la persona che state frequentando è una persona che vuole imporre le proprie regole, a cui vi sentite molto dipendenti a livello emotivo, e appunto magari frequenta anche altre persone, e questo vi può dar fastidio, appunto perché non è una relazione molto stabile. Se siete invece già in una coppia di lungo periodo, ci possono essere dei problemi a livello di progettazione all'interno della coppia, dove appunto l'altra persona è molto rigida e non si riesce a creare una collaborazione insieme all'interno proprio della quotidianità della coppia, il che vi può dare appunto comunque in generale tutto un concetto di frustrazione, ecco, mettiamola così. Sicuramente è un ritorno di fiamma all'inizio del mese o un nuovo incontro molto passionale, che però appunto può avere delle difficoltà a diventare come dire, stabile o collaborativo alla fine del mese. Appunto, se siete all'inizio di una storia, ci possono essere anche dei problemi di appunto di esclusività, ecco, mettiamola così. Però non è questo il problema maggiore. Io vedo molto che l'altra persona è un po' più impositiva, cioè si impone molto su come vuole gestire la relazione. Vediamo adesso cosa ci dice i compiti da fare, mettiamo così, cosa dice l'arcano degli archetipi, su che atteggiamento è meglio tenere questo mese. E c'è la carta del dilettante, ovvero prendere le cose un po' più alla leggera, senza come dire, stressarsi molto, senza dare troppo valore a ciò che facciamo, sia a livello lavorativo, sia a livello sentimentale o più in generale. Prendere le cose più alla leggera, meno senza essere troppo drammatici, mettiamola così. Appunto, la carta del dilettante indica proprio questo atteggiamento un po' di provare cose nuove senza metterci troppo impegno, e questo può appunto aiutarvi perché vi toglie molto stress sicuramente. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile. Se
vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo al prossimo interattivo. Ciao! Ed eccoci alla terza variante, quella della fluorite verde, e vediamo subito le energie generali per tutto il mese. Dunque, abbiamo la carta del messaggero della Terra, che indica un cambiamento solitamente positivo, che comunque ha delle influenze nell'ambito materiale, visto che parliamo dell'elemento Terra. Quindi vediamo i dettagli con i tarocchi e abbiamo la temperanza in apertura, il 2 di bastoni, la regina di bastoni, e poi a metà mese abbiamo la papessa, il 10 di spade e il 4 di bastoni. E poi a fine mese abbiamo l'appeso, il carro e il 10 di coppe. E la carta generale ritorna il cavaliere di spade. Dunque, a inizio mese la temperanza e il 2 di bastoni indicano che state ponderando qualcosa, state soppesando delle idee, delle decisioni. Dovete trovare diciamo anche un equilibrio nel vostro ambiente con la carta della temperanza. Voi avete l'energia molto attiva, molto energetica della regina di bastoni, che appunto è una persona che sa il fatto suo, e quindi non vedo molte preoccupazioni all'inizio del mese, perché sicuramente sono delle decisioni che riuscirete ad avere, però appunto avete come la carica, la volontà di voler andare un po' oltre la vostra situazione, che però in realtà vi costringe a rimanere diciamo nei vostri confini. Mi spiego meglio. La forza generale di inizio mese è la carta della temperanza, che è una carta di pazienza, di contenimento, ecco, di non fare il passo più lungo della gamba. E in realtà invece voi avrete questa esigenza di andare un po' oltre la vostra comfort zone, di esplorare nuove opportunità, però appunto siete diciamo in parte frenati dall'ambiente circostante, che è quello appunto della temperanza, cioè di costrizione, di contenimento. Non avete probabilmente le risorse per fare questo passo e quindi siete un po' frenati. A metà mese vediamo che c'è qualcosa all'interno soprattutto del vostro ambito usuale, che può essere l'ambito lavorativo usuale vostro, può essere all'interno della famiglia, può essere insomma nella vostra appunto zona di comfort. Ci sarà però come dire, un cambiamento un po' pesante, perché c'è il 10 di spade, cioè ci sarà un qualcosa che vi butterà un po' a terra e di cui non avevate conoscenza con la carta della papessa.
ovvero c'è un qualcosa che si stava sviluppando e poi si è rivelato, si rivelerà a metà mese e non vi darà, vi metterà un po' a terra, frenerà, diciamo, le vostre ambizioni, ecco, mettiamola così. E tant'è vero che alla fine del mese iniziate con la carta dell'appeso, che è una carta di immobilità, no? Non riuscite a muovervi, dovrete pazientare un attimo, però io vedo che questa carta dell'appeso, appunto, poi verrà superata dalla carta del carro e del 10 di coppe, che indicano appunto che a un certo punto però tutto si muoverà nella direzione giusta e vi troverete ad avere una forte soddisfazione a livello emotivo, soprattutto a livello emotivo alla fine del mese. Quindi questa carta del cavaliere di spade può indicare appunto una notizia, un cambiamento che a metà mese vi butterà un po' giù. Può essere il non superamento di un esame, una perdita di un cliente, un qualsiasi cosa che vi delude particolarmente col 10 di spade. Dunque, riassumendo in linea generale, appunto, voi avete delle ambizioni, avete delle idee che vorreste esplorare all'inizio del mese, non ne avete le risorse o almeno non pensate di averne, non siete molto convinti, state soppesando all'inizio del mese, poi appunto queste ambizioni crollano definitivamente a metà mese, c'è un qualcosa appunto che non sapevate che poi viene fuori con il cavaliere di spade ed è una notizia un po' che vi butta giù, ma non vi preoccupate perché comunque io vedo che questo blocco, questa sconfitta che vi marca molto a livello psicologico, in realtà riuscirete a superarla brillantemente alla fine del mese. Troverete la vostra strada con la carta del carro che vi porterà molta soddisfazione alla fine del mese col 10 di coppe. Questo in linea generale. A livello lavorativo, appunto, ci sono delle ambizioni che avete, però state soppesando all'inizio del mese. La carta della temperanza indica che sapete che in realtà ci vorrebbe del tempo per portare avanti le vostre ambizioni. E poi a metà mese appunto avete una delusione a livello lavorativo. Nel vostro ambiente di lavoro ci può essere anche qualcuno che magari vi rema un po' contro e che appunto riuscite a averne notizia a metà mese. Però appunto alla fine del mese questo impasse verrà a finire, troverete la vostra strada che vi porterà molta soddisfazione a livello emotivo e anche volendo dei riconoscimenti o comunque riuscite a riprendere in mano le redini della vostra carriera, della vostra vita lavorativa e portarla nella direzione voluta con la carta del carro. Quindi sicuramente è un impasse in generale, non soltanto a livello lavorativo, che però ha ha vita breve, mettiamola così. Quindi vi risollevate tranquillamente. Per quanto riguarda a livello sentimentale, può esserci la fine di una storia a metà mese, può esserci comunque una delusione da parte del vostro partner o della vostra frequentazione, vi sentite un po', come dire, delusi. E anche un po' bloccati, probabilmente magari c'è una forma di incomunicazione che è rappresentata dall'appeso, però io sinceramente vedo che con il 10 di coppe a fine mese, sia che sia una frequentazione diciamo superficiale, sia che
siete in coppia con questa persona, ritrovo l'armonia alla fine del mese col 10 di coppe, che è di solito la carta più bella da questo punto di vista sentimentale ed emotivo, perché indica appunto la famigliola un po' da mulino bianco, no? Non so se notate la famigliola sotto l'arco delle coppe, l'arcobaleno, quindi insomma è sicuramente una delusione che alla fine riuscirete a superare. Sicuramente un po' per tutti appunto ci sarà questa delusione a metà mese, che però io vi vedo, siccome avete le energie della regina di bastoni, che è una persona estremamente positiva, estremamente energica, carismatica, con fascino, comunque una persona che ha molte risorse, riuscirete sicuramente a risollevarvi e anzi a ritrovare il vostro cammino in maniera anche più brillante rispetto a prima, come se poi alla fine queste ambizioni riuscirete poi a portarle avanti alla fine del mese, nonostante tutto, nonostante varie delusioni nel frattempo. Vediamo adesso i compiti per questo mese, ovvero ciò che ci dicono le carte degli archetipi su come comportarsi, come meglio comportarsi questo mese. E abbiamo la carta del Samaritano. Questa è la carta di coloro che aiutano delle persone che sono anche estranee a sé. Quindi può anche proprio dare l'idea che in realtà quello che sarebbe meglio per voi questo mese è di guardare un po' oltre alla prima impressione delle persone che vi stanno attorno e di aiutarle nonostante magari vi deludano, di andare incontro a queste persone e di collaborare con loro, nonostante magari non siano particolarmente amichevoli nei vostri confronti. Questo vi potrà sicuramente aiutare. Quindi diciamo la riuscita, il superamento del 10 di spade, di questa delusione che avete a metà mese, è un po' l'aiuto, la collaborazione, la comprensione nei confronti di chi vi ha deluso. Bene, spero che questa lettura vi abbia aiutato. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao!